Ciao e benvenuto nel mio canale. Mi chiamo Alessandro Scola e mi occupo di informatica. Oggi ti farò vedere come realizzare un chiosco multimediale web utilizzando un Raspberry Pi 4 oppure 5 e un monitor touchscreen. Avevo già fatto diversi video sull'argomento un paio di anni fa, ma nel frattempo le cose sono cambiate. Quei video infatti si basano su una versione di Raspbian, ovvero il sistema operativo per Raspberry, che ad oggi non è più supportata. Oggi ti farò vedere come installare la nuova versione di Raspbian, quella basata su Debian 13 chiamata anche Trixie. Alla fine del video ti farò vedere come realizzare un simpatico bootloader. Andremo quindi a nascondere tutte quelle scritte che normalmente appaiono sullo schermo durante il boot del Raspberry e andremo a coprirle con un'immagine a nostra scelta e con una scroll bar che faccia vedere lo stato di avanzamento del boot. Se sei interessato all'argomento, guarda il video fino alla fine, se non sei già iscritto iscriviti e condividi questo video. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito come si fa. Per prima cosa procurati un SD card come questa da 32 o 64 GB. Questa è da 64 GB, la inserisco all'interno di un adattatore come questo e poi in un lettore di schede SD. Ok? Vado a collegarla al mio computer. Eccola qui, mi vede già i file che sono già presenti, ma noi faremo tutto il processo da zero. Quindi andiamo su google.it, andiamo a cercare Raspbian Pi Imager, questo è il link, quindi il sito è raspberrypi.com/software e andiamo a scaricare Raspberry Pi Imager. C'è la versione per Windows, per Macintosh o per Linux. La scarichi, la installi, io l'ho già fatto, e poi la lanci. Eccola qui. L'abbiamo lanciata, perfetto. Questo è il software che ci permette di installare Raspbian. La prima cosa che ci chiede è il dispositivo. Su quale Raspberry voglio installarlo? Sul Raspberry Pi 5 o 4? Io ho il 4, quindi scelgo questo. Clicco su Avanti. Scegli il sistema operativo. Qui varrebbe da selezionare Raspberry Pi OS 64 bit, ma come spiegavo 2 anni fa, noi non vogliamo questa versione perché questa versione avrebbe dentro anche il desktop, quindi avrebbe tutto l'ambiente grafico, tutta una serie di applicazioni che a noi non interessano. Noi vogliamo installare solo la console, quindi il minimo indispensabile del sistema operativo. Per fare questo, come 2 anni fa, bisogna andare a selezionare Raspberry Pi OS Other, questa voce qui. E a questo punto selezionare la prima voce, in questo caso la prima voce, ma magari tra qualche mese questa voce sarà più in basso. Questo software cambia sempre, quindi bisogna sempre stare attenti. Io quello che voglio selezionare è Raspberry Pi OS Lite, quindi la versione Lite, 64 bit. Potrei anche scegliere quella 32 bit, ma perché farlo se il mio Raspberry supporta egregiamente 64 bit? Quindi scelgo questo, vado avanti. Seleziono a questo punto l'SD card che il sistema operativo mi vede, ci clicco sopra e faccio avanti. A questo punto posso scegliere l'host name, lasciamo PI4, potete scegliere che nome volete, è il nome del dispositivo. Qui andate a impostare le personalizzazioni della localizzazione molto importanti, quindi fuso orario. Adesso mi appaiono queste voci perché io l'ho già fatto e quindi il programma si ricorda le impostazioni precedenti. La città capitale, fuso orario e il layout della tastiera, molto importante, in questo caso italiano. Andiamo avanti. Il nome dell'utente, io ho scelto PI e la password, che in questo caso scriviamo PI, ma chiaramente vi esorto a scegliere per produzione una password molto più complicata. Andiamo avanti. Qui c'è la possibilità di scegliere, di impostare direttamente la connessione al vostro wifi di casa o aziendale. Quindi scrivete il SID, cioè il nome del wifi, la password e la conferma della password. Anche qui l'ho già fatto, quindi nel momento in cui riavvierò poi il Raspberry, lui potrà già connettersi al wifi e potrà scaricare gli aggiornamenti. Andiamo avanti. Qui molto importante abilita SSH, se avete intenzione di collegarvi da un PC e quindi lavorare non direttamente tramite
la tastiera, ma tramite una connessione di rete, cosa che farò io chiaramente per farvi vedere poi in maniera più agevole le schermate. Quindi abilito SSH, vado avanti, lasciamo stare PI Connect che non ci serve, clicchiamo ancora avanti, a questo punto ci chiede conferma, clicchiamo su scrivi, attendiamo 2 secondi e diamo conferma su ho capito, cancella e scrivi. In pratica ci sta dicendo che andrà a cancellare tutto il contenuto della nostra SD card. Quindi a questo punto il PI Image sta scrivendo i file sulla nostra SD card. Dopo circa un minuto la scrittura è quasi terminata. Al termine della scrittura fa una fase di verifica, che potete anche skippare, ma io vi consiglio di farla, tanto è molto rapida. Ok, terminata anche la verifica, attendiamo qualche secondo e la nostra SD card è pronta. Eccoci qua con il nostro Raspberry, andiamo a inserire l'SD card, qui, questo alloggiamento, premiamo fino in fondo e siamo pronti per partire. Andiamo quindi a collegare tutto quello che c'è da collegare. Allora, innanzitutto la tastiera che arriva dal touchscreen, questo monitor è un monitor touchscreen, quindi simulerà una tastiera nel momento in cui tocchiamo lo schermo. Andiamo a collegare anche una tastiera fisica. Colleghiamo poi l'HDMI su HDMI 1 per il video e infine colleghiamo un cavo di rete, perché è vero che noi abbiamo il wifi già configurato, però io preferisco utilizzare la rete, anche perché poi dovremo andare a simulare la mancanza di rete, quindi preferisco poi scollegarlo dal wifi e utilizzare il cavo di rete. Andiamo quindi ad accenderlo dando corrente. Ah sì, beh, chiaramente mi ero dimenticato un piccolo particolare, l'alimentazione. Ok, andiamo ad accendere. Il sistema quindi si avvierà, completerà l'installazione di Debian 13 e alla fine andremo a vedere i comandi da fare. Ok, il primo boot è terminato, ci propone quindi la schermata di login, noi andiamo a inserire PI come username e password PI. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a vedere che indirizzo IP ci è stato assegnato dal DHCP, quindi digitiamo ifconfig e andiamo a vedere che abbiamo l'indirizzo 10.0.031. Adesso io mi sposterò sul computer e mi connetterò a questo indirizzo via SSH, così riuscirò meglio a farvi vedere le schermate. Eccoci qua sul mio computer. Allora, per connettermi in SSH io utilizzo il PuTTY, per questo software qui, scrivo l'indirizzo 10.0.031 ed ecco che il mio Raspberry mi risponde accetto. Vado a fare il login con PI e cominciamo i vari step. La prima cosa da fare è fare un aggiornamento del sistema operativo. Quindi qui ho tutti i miei appunti, adesso andiamo a copiare il primo comando, che è questo qui. Allora, abbiamo sudo apt-get update, eccolo qui. Allora, per copiare i comandi andate a fare CTRL-C, chiaramente dalle istruzioni che vi lascerò su YouTube, e poi tasto destro all'interno di PI. Il tasto destro fa incolla. Il primo comando che devo fare è sudo apt-update and sudo apt-upgrade -y, che vuol dire scarica l'aggiornamento dei repository e scarica l'aggiornamento di tutti i pacchetti che ha installato all'interno del sistema operativo. -y vuol dire non chiedermi conferma, ti dico già di sì, quindi quando mi chiederà vuoi aumentare lo spazio, sì, ok, non c'è bisogno di rispondere ogni volta. E qui attendiamo qualche minuto che si scaricherà tutti i pacchetti. Chiaramente dovete essere connessi a internet, questo è chiaro. Ci vediamo alla fine dell'installazione. Ok, l'aggiornamento di Raspbian è terminato, diamo un riavvio, quindi sudo reboot. Chiaramente perderemo la connessione con il Raspberry, attendiamo che il Raspberry torni su e poi ci riconnetteremo con il PuTTY. Ok, riapriamo il nostro PuTTY all'indirizzo solito, ci loghiamo. Allora, qui volevo dare una dritta a chi non vuole utilizzare PuTTY, io chiaramente lo utilizzo per farvi delle schermate in modo più agevole, ma chi volesse lavorare con tastiera e un monitor,
se avete un monitor con risoluzione VHQ o 4K, quindi con risoluzione molto elevata, le scritte della console appaiono veramente molto piccole, allora non è molto agevole lavorare in questo modo. Se volete comunque lavorare con la console fisica, vi do una dritta. Andando a cambiare un file di configurazione potrete andare a forzare il monitor a una risoluzione più bassa. Per fare questo si va a modificare il file boot firmware cmdline.txt. Lo aprite con il nano, il comando sudo nano, andate alla fine di questa riga, senza aggiungere delle righe, andate proprio alla fine, aggiungete uno spazio e aggiungete questo comando che io adesso vi copio. Quindi fate uno spazio e poi scrivete video uguale HDMI-A-1, che significa nella prima porta HDMI mi forza una risoluzione di, in questo caso, 1920x1080 pixel. M vuol dire appunto forza questa modalità a 60 Hz. Qui la potete cambiare anche a 1024x768, quello che volete voi, ma questa è già sufficiente per non diventare ciechi con le scritte piccoline. Ovviamente dovete salvare, quindi CTRL X, saved, yes, salviamo, diamo invio e facciamo un sudo reboot. Ok? A questo punto, al riavvio, avrete le scritte un po' più grandi. Siccome a me non interessa questa cosa, ci ritorno dentro e vado a cancellare questo comando. Però è una cosa molto utile se volete lavorare in modo agevole. A questo punto cosa c'è da fare? Abbiamo aggiornato tutto, andiamo a lanciare l'applicativo che si chiama raspi-config, sempre con il comando sudo che ci dà i diritti di amministratore. Andiamo a impostare prima di tutto l'autologin. Allora vediamo se intanto si vede bene, se non sposto la schermata. Ok, andiamo quindi su System Options, prima voce, autologin. Dobbiamo impostare l'autologin perché il nostro chiosco deve partire in automatico senza che ci chieda ogni volta il login. Diamo invio, ci chiede vuoi automaticamente loggarti in console, diamo ancora invio perché siamo sullo yes e diamo ancora invio. E questa parte l'abbiamo fatta. Quello che dobbiamo fare adesso è modificare alcune impostazioni di localizzazione. Alcune le abbiamo impostate durante l'installazione, adesso torniamo sulla voce 5, Localization Options, andiamo su locale e andiamo a impostare, magari ingrandiamo un po' la finestra, un po'. Se abbiamo ad esempio la lingua italiana, come in questo caso, lasciamo qui l'asterisco dove c'è scritto ENGB UTF-8, ma andiamo ad aggiungere la nostra lingua, quindi lo spagnolo oppure l'italiano, come in questo caso. Quindi andiamo su IT, eccolo qua, IT, questa voce qui, IT UTF-8. Quindi ci posizioniamo lì, premiamo la barra spaziatrice e diamo invio. A questo punto ci chiede qual è la configurazione di default che avrà il sistema. Vuoi la lingua inglese o vuoi la lingua italiana? Noi scendiamo con la freccia sull'italiano e diamo invio. Attendiamo qualche secondo che il sistema viene impostato. Ok, a questo punto premiamo Tab e clicchiamo su Finish. Selezioniamo Finish e diamo invio. Ora andremo a installare i software che ci serviranno per costruire questo chiosco. Andiamo a incollare questo comando che poi comunque vi lascerò nella pagina di YouTube. Andiamo a installare ben 5 software. Andiamo a installare, allora, prima di tutto Xserver Xorg, quindi il server X. Che cos'è il server X? È il motore grafico. Quindi quelle librerie che non abbiamo installato con la versione completa ce le andiamo a installare adesso a manina. Andiamo a installare poi delle utilità che servono al motore grafico per gestire l'input, lo schermo, eccetera, eccetera. Xinit, che ci dà la possibilità di avviare da riga di comando la sessione grafica, e OpenBox, che è un Windows Manager molto basilare, che fondamentalmente ci permetterà di creare quella finestra al cui interno andremo a renderizzare che cosa? Chromium, che è appunto il browser web. Infatti andiamo a installare anche Chromium. Sempre con l'opzione "-y", diamo invio
e qui inizia l'installazione dei pacchetti. Ci vediamo al termine dell'installazione. Ora, nel frattempo che l'installazione va avanti, volevo farvi vedere una cosa. Io utilizzerò per questa demo XAMPP. Ho già fatto un video su XAMPP. Che cos'è XAMPP? Non è altro che un applicativo che all'interno di questa macchina Windows mi fa comparire un server web, mi dà la possibilità di creare un server web. Io ho già avviato i miei servizi, Apache e MySQL, perché? Perché quello che farò sarà aprire un sito che io ho chiamato localmess.local, ok? Adesso non vi spiego come ho fatto, anzi scusate, non è localmess ma è mymess.local, ok? Questo sarà l'applicativo che vorremmo aprire sul chiosco. Come ho fatto a creare questo mess non ve lo spiego oggi, come ho fatto a installare il virtual host, sono cose che magari se poi vi interessano io ve le spiego. Comunque sappiate che l'obiettivo di questo chiosco è far aprire questo sito collegandosi quindi a questo PC che sto utilizzando per fare il video. Quindi io ho già avviato appunto XAMPP, il sito funziona, che cosa devo fare per farlo funzionare di qua? Ok, nel frattempo ha terminato. Allora, la prima cosa da fare è, siccome non ho un server DNS interno che mi risolva quel dominio che si chiama appunto mymess.local, io devo dire a Raspberry, guarda che quando io ti dirò di aprire mymess.local, tu devi puntare a questa macchina qui, il cui indirizzo è 10.0.0.2. Quindi come si fa? Si va ad aprire questo file sudo nano /etc/hosts. Ok? Qui dentro vado a inserire l'indirizzo del mio server 10.0.0.2 in questo caso, che è l'indirizzo fisico di questa macchina, e scrivo mymess.local. Nel frattempo il gatto si è svegliato. Ok. Andiamo a salvare, ma prima di tutto vi voglio far notare una cosa. Qua dice che questo sistema è stato configurato con il Manage and Host, c'è una modalità per cui se vuoi rendere persistente il contenuto di questo file, devi andare a modificare anche questo file qui, andando a commentare Manage TC Hosts. Quindi andiamo a salvare questo file, ma senza rebootare, quindi CTRL X, salviamo, yes, e andiamo ad aprirci questo file in editing, etc cloud cloud.cfg. E qui dobbiamo mettere, in corrispondenza di questa voce update etc hosts, un bel cancelletto davanti, altrimenti al riavvio quel file verrà ripristinato e quindi andremo a perdere le nostre configurazioni. Anche qui salviamo con CTRL X, Y, invio. A questo punto noi abbiamo detto a Raspberry qual è la risoluzione di quel nome. Quindi se io adesso faccio un bel ping mymess.local, lui sa che è l'indirizzo 10.0.2. Perfetto. Adesso vediamo cosa c'è da fare. Qui ho tutta la mia bella procedura che poi vi condividerò. Allora andiamo a fare questa cosa qui. CTRL X per terminarlo. Andiamo a editare questo file qui. Sudo nano tilde/bash profile. Tilde non fa altro che puntare a home/pi, è la stessa cosa, pi o comunque l'utente che avete utilizzato voi. È la stessa identica cosa. Tilde si fa con Alt 126. Ok, andiamo a editare questo file e dentro ci mettiamo non il contenuto che vi ho fatto vedere l'altra volta, ma qualcosa di diverso. Andiamo a vedere. Allora, praticamente questo script non fa altro che testare che l'ambiente grafico, quindi il motore grafico, non sia stato già avviato. Questa è la prima condizione, che mi trovo effettivamente sul terminale principale. A quel punto che cosa fa? Va a fare un ping a 10.002. Perché? Perché abbiamo detto che vogliamo proteggere il nostro Raspberry e quindi non vogliamo che si avvii se non è presente il server, perché a quel punto cosa succederebbe? Se non fosse presente il server, si aprirebbe Chromium su una pagina bianca e sarebbe una cosa abbastanza spiacevole. Quindi che cosa facciamo? Facciamo un ping all'indirizzo 10.002, poi qui chiaramente dovete mettere il vostro indirizzo del server,
e se il ping andrà a buon fine, o meglio, fin quando il ping non andrà a buon fine, lui stamperà attendo disponibilità rete e non farà nulla, attenderà 2 secondi e ricomincerà a pingare. Quando lo trova libero, ci sarà il comando startx -no cursor. Questo è il comando che avevamo già visto 2 anni fa, che è il comando che fa partire il motore grafico. E unitamente poi al motore grafico verrà aperto Chromium con un altro script che adesso vedremo. Quindi salviamo questo script con CTRL X, diamo Y per confermare e invio. E questa parte l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo andare a creare il file di configurazione di OpenBox. Quindi quando X partirà, il sistema grafico, c'è un file che verrà fatto partire. Questo file si chiama config, o meglio, nella cartella /config il file OpenBox. Andiamo a creare con mkdir questo file perché non è presente la cartella e non è presente neanche questo file, quindi con questo comando andiamo a crearlo. Ok, diamo invio. E poi successivamente andiamo in editing del file che sta all'interno di OpenBox, quindi sono 2 cartelle in realtà, config e OpenBox, e il file si chiamerà autostart. Qui dentro mettiamo delle righe che sono molto simili a quelle che abbiamo utilizzato 2 anni fa. Adesso io vado a copiarle e ve le spiego un attimo. Beh, sono in realtà già commentate. Allora, spegne lo screensaver, quindi se volete che il chiosco rimanga sempre aperto, sempre che il monitor non si spenga, dovete impostare quella linea lì. Evita lo schermo nero, disattiva lo spegnimento HDMI. Ecco, queste 3 righe fanno in modo che il chiosco sia sempre attivo. Dopodiché, facoltativo, imposta la risoluzione dell'interfaccia grafica. Mentre prima vi ho fatto vedere come impostare la risoluzione dell'interfaccia a terminale, con questo, volendo, potete andare a impostare qual è la modalità grafica che desiderate. In questo caso è commentata perché vedete che c'è il cancelletto davanti. Opzionale, permette di chiudere il server grafico premendo una combinazione di tasti, no? Questo l'abbiamo già visto anche 2 anni fa. In questo caso vi sto dicendo che premendo CTRL ALT Backspace usciamo dall'ambiente grafico e torniamo in console. Queste 3 righe invece sono quelle più importanti di tutte. Allora, la riga che lancia effettivamente l'esecuzione di Chromium e quindi che avvia all'interno dell'interfaccia grafica Chromium è l'ultima, dove noi andiamo a dirgli di disabilitare l'info bars, quindi tutta una serie di informazioni che potrebbero disturbare l'avviamento e l'utilizzo del chiosco, di impostare la cache, cioè di non utilizzare la cache, questo comando qui vuol dire non utilizzare la cache, di disabilitare il pinch, quindi il gesto che sugli schermi touchscreen potrebbero effettivamente rovinare l'esperienza, perché io zoomando potrei andare a zoomare tutto il contenuto della mia pagina, lo disabilitiamo, esattamente come 2 anni fa. E poi disabilitiamo anche l'Overscroll History Navigation, cioè se io vado a swipeare a destra e a sinistra, Chromium mi farebbe tornare indietro, andare avanti nella navigazione. Questa cosa la voglio evitare. E poi la modalità kiosk, ok? E alla fine gli dico qual è l'indirizzo che deve aprire. Le 2 righe precedenti però sono molto importanti perché vanno a editare un file andando a dire fondamentalmente a Chromium, nel caso si fosse chiuso male, malamente, perché magari è andata giù la corrente o perché è stato spento in maniera brutale, va a dire guarda, tu in realtà ti sei chiuso bene, quindi non farmi vedere eventualmente finestre di ripristino o messaggi che mi dicono Chromium è stato chiuso male. Quindi queste 2 righe qui mi fanno credere a Chromium che lui sia spento in maniera corretta. Ok? Andiamo a salvare con CTRL X, Y e invio. A questo punto andiamo a disabilitare Wi-Fi perché io voglio farvi vedere che cosa succede quando c'è la rete o quando non c'è la rete. Quindi diamo il comando sudo spazio nm-tui, andiamo a editare una connessione, selezioniamo il Wi-Fi, anzi scusate, è già selezionato, vado avanti, faccio delete, lo voglio
cancellare, quindi vado su delete da invio, perfetto. Adesso è rimasto solo la connessione tramite cavo. Andiamo quindi a editare questa connessione, scendo e vado a dirgli che voglio impostargli manualmente l'indirizzo IP, ok, e vado a dirgli qual è l'indirizzo, abbiamo detto 10.0.0.31/24, il gateway, che nel mio caso è il router 10.0.0.254, DNS mettiamo sempre 10.0.0.254, ok, IP6 non mi interessa, faccio disable, automatically connect e premiamo ok e andiamo su back e poi quit. A questo punto cosa faccio? Vado a staccare il cavo di rete nel mio Raspberry e do un sudo reboot. Andiamo a vedere cosa succede se all'avvio del nostro Raspberry non abbiamo la connessione di rete. Quindi attivo la telecamera di là e vediamo cosa succede. Il wifi è disattivato, vediamo cosa succede. Ok, come si vede, spero che si veda, c'è scritto attendo disponibilità rete, quindi di fatto non si sta avviando Chromium e l'ambiente grafico. Non appena vado a collegare, vediamo se riesco a farvelo vedere, il cavo di rete, ok, lo collego, attendiamo qualche secondo, a quel punto dovrebbe partire perché sente il ping del server. Sta avviando l'interfaccia grafica, sta aprendo Chromium ed ecco qui la pagina caricata. Ultima cosa che vediamo è come creare un bootloader simpatico durante la fase di boot appunto del Raspberry. Quello che andremo a fare quindi sarà installare Plymouth. Non so se si pronuncia così, comunque questa è la riga di comando che bisogna lanciare. Che cos'è Plymouth? È un software che permette di gestire la grafica durante appunto le prime fasi di avvio del Raspberry. Andiamo a installare Plymouth e tutti i vari temi, sempre con l'opzione "-y". Terminata l'installazione andiamo a modificare questo file, firmware.cmdline.txt, e alla fine di questo file facciamo uno spazio ed andiamo ad aggiungere queste scritte qui: quiet splash Plymouth ignore serials consoles. Questi sono comandi che servono appunto per abilitare lo splash screen e per ignorare eventuali messaggi della console. Vanno scritti tutti su un'unica riga. CTRL X per salvare, S per confermare, invio. A questo punto dobbiamo selezionare un tema oppure crearcene uno ad hoc. Io per fare le cose semplici ho preso un tema e me lo sono modificato. Come si fa a vedere l'elenco di temi preinstallati? Andiamo a dare questo comando, plymouth set default theme -list, e questi sono i temi che troviamo, che possiamo applicare. Io ho ritenuto utile andare a utilizzare il tema che si chiama Spinfinity. Quindi andiamo a selezionare il tema Spinfinity con questo comando: set default theme spazio il nome del tema Spinfinity. Ogni volta che andate a cambiare qualche configurazione, quindi a selezionare un tema o a modificare il tema in qualche sua parte, dovete sempre andare a dare questo comando per andare a scrivere sulla SD card l'init rams. Quindi diamo questo comando e attendiamo che venga scritta l'immagine del bootloader all'interno dell'SD card. Quindi ogni volta che fate una modifica, anche se cambiate un'immagine o qualsiasi cosa, dovete attendere questa fase qui.
Ok, abbiamo attivato il tema, a questo punto do un riavvio e andiamo a vedere che cosa succede a livello di caricamento. Ok, è partito il riavvio. Non dovremo più vedere le scritte di Raspberry, di Raspbian, diciamo, quelle che normalmente compaiono al primo avvio. Dovremo vedere qualcosa di diverso. Ecco qua, vediamo il logo di Debian, vediamo uno scroll bar qui al di sotto e vediamo uno sfondo blu. Alla fine vediamo comunque delle scritte del comando autostart di Xinit, di OpenBox, ok? E finalmente dovrebbe partire poi il nostro Chromium con la nostra pagina. Quello che vogliamo fare adesso è caricare un'immagine, questa immagine qui, come sfondo durante il caricamento del boot, durante il boot da Raspberry. Allora, come prima cosa bisogna andare a capire qual è l'esatta risoluzione nativa del nostro monitor, perché l'immagine dovrà avere proprio quella risoluzione lì. Se non sappiamo qual è, esiste un comando per andare a vedere qual è la risoluzione del monitor. Il comando è questo e in questo caso mi dice 1920 x 1080 pixel. Casualmente la mia immagine è proprio di 1920 x 1080 pixel. Andiamo quindi a caricarla all'interno del Raspberry. Come si fa? Mi apro un programma tipo WinSCP, mi connetto a Raspberry e la carico nella cartella HomeAPI. Quindi andiamo ad aprire la cartella, selezioniamo Background Tile, tasto destro Upload e la andiamo a caricare. A questo punto nella cartella c'è questo file. Dobbiamo spostarla in una cartella del tema. Quindi andiamo a dare un comando di questo tipo. Andiamo a spostare questo file col comando sudo mv all'interno della cartella usr share plymouth tema e il nome del tema, in questo caso Spinfinity. Come ho detto prima, ogni volta che si va a fare una qualsiasi modifica al tema bisogna poi dare questo comando qui, sudo update init ram fs menu. Attendiamo che quindi scriva le modifiche nel bootloader e al termine facciamo un riavvio e vediamo che cosa succede sul nostro schermo fisico. Abbiamo la nostra immagine, abbiamo il logo Debian e abbiamo la scroll bar. E al termine si aprirà X con Chromium. Eccolo qua, è arrivato. In realtà c'è un sistema per provare il tema senza dover riavviare ogni volta. Dovete uscire dall'interfaccia grafica, quindi Ctrl Alt Backspace, tornare alla console e dare questi comandi: sudo playmouth d, sudo playmouth meno meno show meno splash, si dà invio e si vede il tema. Per chiuderlo, sudo spazio playmouth quit. Ok? Quindi in questo modo potete andare a verificare se le modifiche che avete fatto sono quelle che vi aspettate. Un'altra cosa che si potrebbe fare è andare a eliminare o sostituire il logo di Debian, sempre su questo tema. Se andiamo nella cartella usr share plymouth e facciamo un ls, vediamo che c'è un file che si chiama debianlogo.png. Basta andare a sostituirlo con un logo che abbia le stesse dimensioni di quello originario, quindi si va a vedere le proprietà, dettagli, abbiamo un 121 x 150 pixel trasparente, quindi basta andare a
sostituirlo e poi dare sempre quel comando che vi ho detto prima, questo qui, e una volta sostituito si dà questo comando e si riprova il tema oppure si riavvia. In questo caso, andando a creare un logo trasparente, non si dovrebbe più vedere il logo di Debian, quindi c'è anche questa possibilità qui. Per le ulteriori configurazioni, quindi per poter girare magari lo schermo in verticale, dovrebbe funzionare la stessa guida che avevo creato 2 anni fa, quindi casomai andate a rivedervi il video 2 e il video 3 che ho creato sempre sul chiosco un paio di anni fa. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, vi saluto e alla prossima. Ciao!